Ciao ragazzi, sto andando in aeroporto a prendere il nostro Trop che arriva direttamente dalla Sicilia. Voglio fargli una bella sorpresa, un bel giro sulle Dolomiti, ma questa volta niente tenda, soltanto business class. Quelle? No, quelle. Ehi Trop, mi vedi? Sì! Come sto? Ah, cavolo, ci sta bene questa moto. Non è male, eh? No, non è per niente male. Ma sai dove stiamo andando? Ah, vorrei capirlo dove stiamo andando, perché per tutta questa segretezza io non l'ho capita. Ma guarda, direzione Cortina, ti dà qualche indizio? Cortina... non sono mai andato a sciare, se ti può interessare. Cortina è una località fantastica delle Dolomiti, ma la cosa più interessante è che ti sto portando al Grand Hotel Savoia, che sarà la nostra base per i giri dei passi alpini. Cavolo! Dai Trop, prova a superarmi. Com'è la coppia di questa R18? Guarda, potrei avere una roulotte attaccata e comunque superarti scioltezza. Una roba fantastica, anche le vibrazioni che ci sono, ma sono veramente qualcosa di trascendentale, qualcosa di karmico. Fantastico. Un'altra cosa bellissima in queste giornate calde, fanno 36 gradi come si vede dal cockpit, la possibilità di aprire i deflettori che è meglio fare da fermo, io te lo faccio un po' così in movimento con un po' di leggerezza perché non sono poi così resistenti e il flusso d'aria viene convogliato attraverso le mani verso di me, quindi ti dà la possibilità di rinfrescare sia il comparto guanti che la parte superiore poi delle spalle. Un beneficio non da poco con queste temperature. Guarda, io invece ho questo enorme Batwing davanti che in realtà lascia passare un po' d'aria e in queste giornate in realtà è una grande mano e poi diciamocelo, con una moto del genere un po' d'aria in faccia ci vuole. Guarda, il non plus ultra secondo me in autostrada è proprio questo. Guarda un po', te lo faccio vedere. Dalla posizione normale di marcia, queste fantastiche pedane ti danno la possibilità di viaggiare in pieno comfort, anche perché la seduta è molto accogliente e ti dà veramente un buon appoggio anche lombare, estremamente comoda, con un manubrio che viene proiettato verso di te e ti dà la piena padronanza della moto anche a velocità autostradali. Davvero coinvolgente, davvero coinvolgente. Io ovviamente non posso avere le pedane avanzate perché chiaramente ho queste due teste enormi davanti ai piedi, però devo dire che la posizione è molto comoda, non mi sento per niente costretto, anzi la sella ampia mi permette di avanzare un po', adesso ti faccio vedere, guarda qua, mi permette di muovermi un po' in avanti e indietro, anche i piedi hanno delle ampie pedane e devo dire che sono molto molto comodo. Adesso attacco il cruise control e mi lascio guidare da questa splendida moto. La cosa fantastica è che c'è pure il radar, quindi come potete vedere adesso c'è davanti il camion, ma automaticamente la moto legge la presenza del veicolo davanti a me e adegua la sua velocità a quella del veicolo davanti. Veramente una cosa che abbiamo imparato a conoscere su alcune moto da un paio d'anni, ma è la prima volta che viene montata su una moto di questo genere. Davvero eccezionale, ma secondo me la forza di questo bellissimo K1600B è proprio questa. Guarda, ti porto a 130 km/h in sesta marcia. Ti vengo dietro! Seguimi! E a 130 all'ora il regime di viaggio si aggira intorno ai 3700 giri. Davvero un range interessante, fruibile per tutti i viaggiatori, con delle sospensioni tarate in modalità cruise che ti permettono di avere un viaggio veramente rilassante. Sembra proprio che non manchi niente. Guarda, mi hai fatto appena notare che con la coppia di questa R18 ti dimentichi quasi di usare il cambio. Adesso mi sono messo in sesta marcia, il mio regime è circa 3000 giri al minuto, a 125-130, le vibrazioni adesso sono molto minori. Bella Trop, dai che il Grand Hotel ci aspetta!
Fantastico, me lo sto godendo! Ok, grazie Sofia. Abbiamo le camere, abbiamo fatto il check-in. Sei pronto? Ti voglio far vedere subito qualche passo qui in zona. No, guarda, abbiamo fatto già dei chilometri, adesso è il momento di andare a controllare le moto, farle raffreddare, ingrassare la catena, quindi io vado, controllo. Tu prendi magari un succo di frutta. Dopo, vado, controllo. Beh, allora ragazzi, venite con me. Ok ragazzi, grazie di avermi seguito. Siamo sulla terrazza 1224 del Grand Hotel Savoia di Cortina, una location decisamente rilassante, anche se a bordo del K1600B non è assolutamente mancato il comfort. La seduta è estremamente comoda, le pedane sono centralizzate rispetto alle masse della moto e la posizione è decisamente accogliente. Devo dire che di tutte le sorelle K1600 la B, che è la Bagger, è quella forse un po' più attraente, la più modaiola per via di questa linea così muscolosa sull'anteriore e filante sul posteriore, grazie a delle borse e a degli inserti luminosi a LED che la rendono quasi forse la moto di Batman. Le novità del K1600 di questa stagione sono principalmente tre: sono la nuova conformazione dell'impianto luminoso anteriore, quindi di un faro a LED con le cornering light, quindi una luce adattiva frontale, e troviamo un display TFT di grandissime dimensioni. E un'altra cosa interessante riguarda il motore: i 160 cavalli con 180 Nm disponibili su questa motorizzazione sono disponibili a 100 giri in meno rispetto alla versione precedente, con omologazione Euro 5. La lista degli accessori è davvero infinita. Partiamo dalle manopole riscaldate, sedile riscaldato sia del conducente che passeggero, addirittura con una modalità di regolazione overboost di quinto livello che rende più facile il riscaldamento di questi accessori. Troviamo all'interno del TFT, con la possibilità del comando multifunzione tradizionale ormai di BMW Motorrad, la possibilità di scegliere tra il navigatore, che è comandato dalla connettività integrata con il vostro smartphone, fino alla possibilità di poter gestire la radio, i media e tutto quello che desiderate all'interno di questa grandissima moto. C'è anche la possibilità di regolare elettronicamente questo deflettore frontale che nasconde un vano portaoggetti. Fate attenzione, dove potete collocare il vostro smartphone, ricaricarlo con un cavo USB-C, ma la cosa interessantissima che BMW ha studiato è quella della temperatura. Questo vano, che potrebbe essere soggetto al surriscaldamento per irraggiamento del sole, viene raffreddato da una specifica ventola quando la temperatura raggiunge i 30 gradi, per abbassarla, riportarla fino ai 25. Le soluzioni presenti all'interno di questa moto sono incredibili, sono eccezionali e garantiscono un comfort di viaggio di prima classe. Del resto, chi l'ha detto che i motociclisti devono per forza viaggiare in tenda? Ma scusate, mi è venuto un dubbio. Ma troppo. Che catena ha ingrassato, visto che le moto hanno entrambe il cardano? Cavolo, mi avete trovato, ma vabbè, da questo posto stupendo e karmico vi racconto
una moto karmica come la R18B. Innanzitutto è imponente, ha dei dettagli stupendi, tutti non lasciati al caso. L'elemento più caratterizzante, inutile nasconderlo, è questo motorone, questo Big Boxer da 1800 cc, che ha due teste grosse come due boccali dell'Oktoberfest, ma è costruita qualche chilometro più a nord, a Berlino, come BMW ci tiene a far notare scrivendolo un po' ovunque sulla moto. La cosa che caratterizza questa R18 Bagger rispetto al modello classico è sicuramente l'enorme buttwing all'anteriore, da cui fa capolino il radar per il cruise control adattivo, prima volta su una moto di questo genere. Sul ponte di comando invece vediamo 4 elementi analogici, da cui spicca il power reserve che quando aprite la manetta si muove e vi riporta in pace col mondo, e l'enorme TFT da 10,25 pollici, veramente tanto leggibile e ricca di informazioni. Ma poi volete mettere e trovarsi un impianto Marshall lì proprio sul cockpit? BMW lo sa, non c'è viaggio senza un'adeguata colonna sonora e vi basterà girare la manopola del volume per trovarvi catapultati direttamente a Woodstock. Nel posteriore l'altra grande differenza, ovvero le borse integrate nella struttura. Sono delle borse da 27 litri che è vero che nascondono un po' il cardano e la struttura della finta hardtail, però sono veramente comode in viaggio. La prima versione dell'R18 è stata presentata al concorso d'eleganza di Villa d'Este ed è arrivata praticamente a noi nella stessa forma del prototipo. È una moto strana nella sua concezione ma allo stesso tempo straordinaria, sono convinto che vi saprà sorprendere. Allora, vi ho raccontato com'è questa R18B, però adesso, visto che già Fabio mi ha detto che domani ci sarà sveglia all'alba e una giornata molto impegnativa, vi prego, lasciatemi qualche minuto per prepararmi. Grazie. Ciao ragazzi, buongiorno. È stata dura lasciare questo fantastico letto abbracciato da Morfeo, ma ci attende una grande prova. Ma Trop, che fine avrà fatto? È da ieri sera che non lo vedo più, sarà mica ancora ad ingrassare la catena. Buongiorno Fabio. Ciao Trop, buongiorno. Ma hai preso tutta questa cosa? Vabbè Fabio, mi hai fatto svegliare già all'alba per non so quale motivo, fammi almeno far colazione, è il pasto più importante della giornata. Ho capito, ma oggi è una giornata molto importante e ci sono un sacco di cose da fare. Va bene, dai, adesso 5 minuti e ho finito tutto. Sì, però andiamo, su, mi raccomando, forza, veloce. Ok. Ciao ragazzi, siamo partiti all'alba dal Grand Hotel Savoia di Cortina e finalmente siamo riusciti a portare Trop sul fantastico Passo Jau ai piedi dell'Averau, 2236 metri d'altezza, una location ideale per ogni motociclista, accompagnati da queste due bellissime moto. Il tracciato qui è fantastico, il panorama mozzafiato e affrontarlo con delle moto così è davvero avvincente. Queste moto sono eccezionali, parliamo della tecnologia, parliamo dello stereo, della connettività e danno la possibilità di godere di queste immagini in una maniera veramente immersiva, diciamolo così. Il motore del K1600 è un motore fluidissimo, 1600 che è un frazionamento molto particolare, 6 cilindri, pochi forse lo sanno, veniva utilizzato negli anni 70 anche per le competizioni, è un motore straordinario, poi in particolare quello di BMW è una tecnologia che deriva dall'esperienza automotive prima, seconda, sesta. La coppia non manca mai, i 180 Nm anche in uscita dai tornanti è sempre presente e rende la moto estremamente fluida anche nei tornanti, che normalmente è il punto un po' più critico per tutti i motociclisti. L'impianto frenante è eccezionale, 320 mm sono pochi, anzi devo dire che sono estremamente prestazionali e nonostante il peso fanno il loro lavoro. E l'R18B?
Le R18, allora di solito quando si fanno le prove si tende a snocciolare numeri, sensazioni eccetera, in realtà questa moto va presa in un paragrafo diverso, va parlato di anima, va parlato di karma, va parlato di tante cose che ti trasmette questa moto. La ami quando ci sali su, la ami perché c'ha questo motore che sui tornanti, sulla strada è sempre progressivo, ha queste good vibration che ti entrano dentro e te la fanno adorare. Certo, all'inizio la mole spaventa, da fermo, tirarla su, capisci che comunque ha una massa non indifferente, però quando superi i 30 orari non la avverti più. Sui tornanti, contrastando magari leggermente il manubrio, va giù tranquillamente, ha una luce a terra di 35 gradi che ti permette di farli tranquillamente senza strisciare le pedane. E poi tutti pensano che questa sia una moto pensata per le highway americane dritte, invece no, abbiamo dimostrato che l'abbiamo portata sul Passo Giao, quindi è una moto che può fare di tutto, anche perché ha una frenata combinata che anche quando arrivi un po' più allegro ha una prima parte un po' morbida, ma quando vai a cercare la potenza, perché la mole è tanta, si ferma, ti fa fermare la moto comunque in spazi veramente ragionevoli. Io direi che è ora di partire e ti porto a vedere un'altra perla delle Dolomiti. Bene Trop, finalmente siamo arrivati al lago di Misurina, 1756 metri sul livello del mare, detto anche la perla delle Dolomiti, uno degli specchi d'acqua più belli della zona e anche il più grande. Cosa te ne pare? Io non riesco a credere in che posti stupendi mi hai portato. Quando stamattina mi hai detto andiamo a fare 4 passi, non pensavo 4 passi del genere e di trovare dei panorami così. Beh, i 4 passi sono un giro conosciuto ed è molto impegnativo, ma affrontarlo con un K1006B è alla portata di tutti. Una moto talmente precisa, prestante ed efficiente che questo livello di perfezione sembra quasi la normalità. In realtà non lo è. Il bilanciamento dei pesi è eccezionale e la possibilità addirittura di avere la regolazione automatica del precarico, 3 setting di mappature, road, dynamic e raid la rendono veramente capace di affrontare qualsiasi tipo di tracciato in piena comodità e comfort. E l'R18? R18 è una moto diversa, per quanto siano due bugger sono due moto completamente diverse. Il motore ti trasmette delle vibrazioni quando la accendi. BMW ha proprio voluto che tu schiacciassi la frizione perché la coppia di rovesciamento ti sembra che tu abbia una cosa viva sotto il sedere. È una moto che comunque non tradisce il suo DNA BMW, si guida benissimo, è scorrevole, che la lasci correre, ovviamente è rotonda. Cos'altro dire? Mettersi un po' di musica questo impianto Marshall, farsi coccolare dalle curve di questi splendidi posti, insomma, sei in pace col mondo. Sì, pace col mondo, però dobbiamo anche dire una cosa, è un mondo un po' particolare, forse non alla portata di tutti. Diciamo anche che oltre ad essere delle moto molto prestazionali di pregio, perché hanno classe, hanno stile, è un livello business, un livello di lusso, parliamo anche di prezzi. E parliamo di prezzi, questa parte da 27.000 e spiccioli. E ovviamente una moto del genere non la puoi lasciare senza customizzazioni. Il modello in prova arriva a 34.000, poco più, però ovviamente puoi attingere al catalogo immenso di BMW per le customizzazioni. Beh, invece il K1006 che abbiamo a disposizione oggi parte anche questo da una base di 27.000 e qualche spicciolo. L'esemplare in prova con il pacchetto Touring e il pacchetto Comfort, che comprende tutta una serie di accessori che vi ho già descritto all'interno del video, compresa la retromarcia eccetera, arriva a circa 30.000 euro. Ma troppo, diciamo anche una cosa, noi le moto ce le siamo scambiate. Tu delle due quale sceglieresti? Quale sceglierei? Sceglierei questa perché è una scelta di cuore. È chiaro che quando vai sulla K1006 ti sembra che ti riesca tutto facile, questa a un certo punto all'inizio ti destabilizza, però poi il cuore ti porta ad andare qui.
E c'è qualcosa che ti manca del K1600 nell'R18B? Sicuramente il suo bilanciamento generale. È una moto che non ti sembra metterti mai in imbarazzo. A dispetto di cavalleria, motore, mole, eccetera, ti sembri sempre a casa. E devo dire che questa impressione l'ho avuta anch'io, soprattutto per alcune soluzioni tipo cambio con il bilanciere, tornare un po' quasi indietro nel tempo o comunque doversi rivedere nella guida, secondo me è una sensazione molto piacevole. Cosa mi piacerebbe dell'R18B sul K1600? Il radar frontale. Provato in autostrada, devo dire che dà un grandissimo vantaggio e speriamo che sia presto disponibile, o comunque mi piacerebbe provarlo anche sulla versione 1600. Io la tengo così com'è perché non gli cambierei niente, perché con i suoi pregi e con i suoi difetti questa moto è una moto che ha carattere da vendere. Bene, allora direi di proseguire. Ragazzi, noi speriamo che il video vi sia piaciuto, un bel like e ci vediamo alla prossima. Intanto i passi, ce n'è qualcuno in più che ancora non hai visto? Andiamo. Prima di tornare in Sicilia li faccio tutti quelli del Veneto. Vai, troppo, passa! Ok Fabio, arrivo! Ok, ma che scusa è ingrassare la catena visto che hai il cardano? Sì, ok, te lo spiego. La prossima volta che mi porti in viaggio però.